Ciao a tutti, l'esito del sondaggio di qualche settimana fa è stato chiaro, quindi vi ho ascoltato e come richiesto questa è la prima recensione di una serie che vedrà protagonista Xiaomi. Nell'ultimo periodo Xiaomi ha infatti aggiornato la fascia più bassa del mercato alla versione 6, introducendo le versioni Active, Lite e Play. Oggi vediamo le Active che implementano il Bluetooth 5.4, si collocano in una posizione intermedia come prezzo di vendita e che sembrano avere caratteristiche interessanti almeno sulla carta. Non voglio dilungarmi oltre, quindi vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Se consideriamo la fascia di prezzo, il formato semi-open e il pubblico a cui sono rivolte, non rimaniamo delusi quando scopriamo che in confezione non troviamo praticamente nulla. Abbiamo infatti il solo manuale in 17 lingue, tra cui l'italiano, e gli auricolari. Non c'è nemmeno il cavo di ricarica, giusto per dire. Ma vediamo come si presenta la custodia e quali sensazioni restituisce alla vista e al tatto. Inizio da quest'ultimo aspetto. Le sensazioni quando le prendiamo in mano sono quelle di un prodotto povero, se mi passate il termine, ma che di contro è leggero con i suoi 35 grammi. La custodia è in materiale plastico che, unito alle dimensioni di 4,8 x 4,8 x 2,2 cm, le rende maneggevoli e facili da trasportare perché l'ingombro è davvero minimo. Come vediamo, il coperchio è trasparente e questo ci aiuta a capire se gli auricolari sono al loro posto o meno. Sempre sul coperchio poi abbiamo la scritta Redmi stampata di colore argento. Nella parte frontale abbiamo il primo LED, che si vede solo quando si illumina, altrimenti è nascosto nel case, e subito di fianco la porta USB-C per la ricarica. Nella parte laterale destra, poco visibile ma fidatevi che c'è, abbiamo il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. La qualità costruttiva con le premesse di leggerezza e materiali utilizzati di cui vi ho detto poco fa non è eccezionale. Il coperchio flette e si muove e i materiali tendono a graffiarsi facilmente, ma è altrettanto vero che con quello che costano difficilmente si poteva fare di meglio. Devo per completezza segnalare che l'estrazione è molto comoda, visto che sono messi in posizione sdraiata nella custodia e questo è un punto a favore di queste Buds 6 Active. Inoltre hanno anche un secondo LED, in questo caso molto più generoso rispetto al primo, e che ci dà informazioni sullo stato di carica degli auricolari, mentre il primo solo della custodia. Fa comunque strano vedere due LED in auricolari di fascia bassa come questi. Anche l'auricolare è composto al 100% da plastiche varie, tranne ovviamente l'elettronica interna. Sul bastoncino, quella che potrebbe essere scambiata per una striscia argentea, come per le Redmi Buds 5 se vi ricordate, è invece trasparente e lascia intravedere l'interno. Non so se dal video questo aspetto si riesce a cogliere. Attenzione però che questa striscia trasparente è disponibile solo per le varianti azzurra e rosa, mentre quella nera e bianca non sembrerebbero avere questa caratteristica. Per il resto è una comune semi-open che riprende il design da tanti altri prodotti simili sul mercato. Abbiamo una capsula di forma ovale, non eccessivamente grande, una rettina metallica nera a protezione appunto della capsula e due microfoni posizionati entrambi sul bastoncino, uno sulla parte superiore e uno in quella inferiore. Da notare come entrambi i microfoni favoriscono anche il passaggio dell'aria e questo aspetto riesce a renderli antivento o meno, lo scopriremo più tardi con i consueti test dei microfoni. Per finire, sulla capsula abbiamo le fessure per il passaggio del flusso d'aria e sulla parte interna del bastoncino i pin per la ricarica che sono messi qui proprio perché nella custodia sono messi in orizzontale. Non c'è invece il sensore di prossimità. Leggerezza e indossabilità sono un altro punto a favore di queste Buds 6 Active. Pesano infatti solo 3,8 grammi e indossarle per diverse ore al giorno non affatica e il comfort è molto buono. Ovviamente si portano dietro tutta una serie di considerazioni che ho fatto già parecchie volte per prodotti similari. La prima è che non avendo il gommino bisogna muoverle un po' per trovare la posizione corretta e la seconda è che il grado di isolamento passivo dai rumori esterni è quasi nullo. Niente che non si sappia già, ma comunque è bene ricordarlo tutte le volte. Devo però dire che si agganciano bene all'orecchio, lo spazio tra la capsula e il bastoncino è giusto per ospitare la parte di padiglione che va a contatto e poiché sono leggere e rimangono piuttosto salde in posizione sono consigliate anche per chi fa sport non troppo movimentati. Considerate a questo proposito che sono certificate solo IPX4 e quindi vanno bene sotto una pioggia leggera ma nulla di più.
L'applicazione Xiaomi Earbuds consente di configurare e gestire questi auricolari sia su Android che su iOS e questo, fatemi dire, non è una cosa scontata. Le informazioni che troviamo nella schermata principale sono essenziali, direi. Abbiamo il livello di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Abbiamo poi la possibilità di modificare l'equalizzazione tra 5 impostazioni predefinite, ma non abbiamo modo di crearne di personalizzate. Tornando indietro, nelle impostazioni aggiuntive troviamo solo la possibilità di rinominare gli auricolari e dalla home page la possibilità di farli suonare se li abbiamo persi di vista. Interessante la possibilità di accedere al manuale utente tramite la voce e informazioni sul dispositivo, ma non abbiamo null'altro a disposizione e le nuove versioni di firmware, se disponibili, vengono notificate dall'applicazione stessa quando la avviamo. Passiamo ora ai comandi touch che sono modificabili dall'utente e anche questo, fatemi dire, è un punto a favore per nulla scontato. La configurazione standard prevede che il tocco singolo non sia impostato, una scelta questa che, come sapete, condivido proprio per evitare di dare comandi involontari. Ad ogni modo può essere impostato con la gestione delle tracce, del volume, della riproduzione o per scattare una foto. Il doppio tocco avvia il play e pausa, mentre il triplo tocco va al brano successivo. Entrambi possono essere modificati con la gestione delle tracce, del volume o della riproduzione. Per finire, il tocco prolungato che avvia l'assistente vocale oppure può scattare una foto, ma questa opzione vale solo per dispositivi che montano il sistema operativo HyperOS di Xiaomi. Cosa possiamo aspettarci da auricolari che si collocano nella fascia bassa del mercato? In termini assoluti direi molto poco, e infatti queste Buds 6 Active implementano il solo codec SBC. Qui facciamo davvero un salto nel passato di qualche anno, nel senso che auricolari di 4-5 anni fa avevano a bordo solo questo codec, mentre ormai quasi ovunque abbiamo anche la AC. Ecco che qui sveliamo il vero punto debole di questi auricolari: la qualità sonora è solo passabile, nel senso che se consideriamo il formato semi-open che fa sempre passare i rumori di fondo e uniamo a questo aspetto il solo codec a più basso bitrate che c'è in commercio, non possiamo attenderci nient'altro che qualcosa che va bene per un uso generico, che costa poco ma che in termini di qualità audio restituisce altrettanto, ovvero poco. Quindi non mi soffermerò a dirvi come si sentono i bassi, i medi o gli alti, diciamo che qualcosa si sente di basso livello e che può andare bene per un ascolto saltuario, per guardare qualche film sul divano o per parlare con gli amici al telefono. Ecco, non aspettiamoci miracoli perché almeno sul fronte dell'audio non ce ne sono. Il volume almeno è impostato correttamente, all'80% si fanno sentire e non distorcono troppo, anche se, come detto, c'è sempre un po' di fiacchezza nel suono in uscita. Incredibilmente hanno poi una funzione di audio spaziale e questo, fatemi dire, è sorprendente, ma questa funzione può essere abilitata solo sugli smartphone Xiaomi di ultima generazione dalla versione 13 in su. Non vi consiglierò quindi un brano da ascoltare, onestamente non me la sento, anche perché correrei il rischio di essere poi insultato nei commenti, quindi meglio evitare. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Come abbiamo sentito, queste Buds 6 Active hanno una buona resa in ambiente domestico, quindi potete utilizzarle senza problemi in ambienti poco rumorosi e otterrete una buona resa. Nel traffico invece, non avendo riduzione attiva del rumore, gli algoritmi e i microfoni fanno quello che possono. Non sfigurano, nel senso che la voce rimane comprensibile, ma si sente che faticano a contenere i rumori ambientali. Xiaomi dichiara una durata della singola ricarica in 6 ore con il volume impostato al 50% e il codec SBC che a fine 2024 è un po' anacronistico. Queste premesse diciamo che non mi fanno stare troppo tranquillo dal punto di vista dell'autonomia, ma i miei test con il volume all'80% e codec SBC, che ricordo essere appunto il solo a disposizione, i miei test dicono che le 6 ore dichiarate sono veritiere. Certo, oggi sono un po' poche se consideriamo che altri produttori con auricolari nella stessa fascia di mercato di prezzo riescono a fare anche 8-9 ore, ma non è un risultato pessimo, insomma.
La batteria inclusa nella custodia è di poco inferiore ai 500 mAh, facendo un rapido calcolo è in grado di garantire circa 4 ulteriori ricariche per una durata dichiarata di 30 ore che poi diventano effettive. Non hanno ovviamente tecnologie di ricarica all'avanguardia e dobbiamo farci bastare quello che ci viene offerto. Non supportano ad esempio la ricarica wireless, e ci mancherebbe, fatemi dire, ma attenzione perché implementano quella rapida parziale che con 10 minuti garantisce sulla carta un'ora di riproduzione. Un altro punto a favore che per carità non fa gridare al miracolo, ma aiuta nella gestione quotidiana. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Dunque, Xiaomi ha aggiornato la gamma dei suoi prodotti più economici e lo ha fatto, almeno per queste Buds 6 Active, modificando il Bluetooth alla versione 5.4, inserendo un nuovo driver da 14,2 mm e adattando il design a modelli più premium. Per il resto rimangono fedeli al passato con materiali plastici e costruzioni non proprio eccezionali ad un costo che di listino è molto basso. Queste Buds 6 Active mi hanno lasciato la sensazione di un prodotto messo sul mercato un po' per caso, giusto per aggiornare una versione precedente. Vi dico questo perché hanno qualche aspetto positivo, come il doppio LED e la compatibilità con iOS, e il comfort, che quasi sorprendono, mentre poi cadono miseramente sulla qualità del suono e una durata della batteria non eccezionale. Intendiamoci, non potevo attendermi grandi prestazioni da un prodotto che di listino è possibile portare a casa per 17,99 €, ma è altrettanto vero che bastava poco per renderlo qualitativamente migliore. Quindi se volete fare un regalo ai vostri figli dandogli in mano qualcosa che costa poco e che se viene perso non reca un danno economico importante, allora acquistatele senza problemi. Sono senza dubbio da preferire ad auricolari comprati a pochi euro su store cinesi, ma il comparto sonoro lascia a desiderare. Mi hanno dato le stesse sensazioni, fatemi dire, delle più vecchie Buds 4 Active che ho provato qualche tempo fa, ma che poi ho deciso di non recensire perché davvero scarse. Ecco, qui diciamo che non c'è stata molta evoluzione, forse un filo meglio, ma se siete alla ricerca di un buon sound, di microfoni all'altezza o altre caratteristiche migliori, ecco, lasciate stare e magari puntate alle Buds 5 in versione liscia, che costano qualcosa in più, ma sono appunto di una categoria superiore. Bene, anche per questa settimana è tutto e come sempre vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Voglio anche ringraziarvi per i commenti e i complimenti che mi mandate. La mia intenzione, come ormai sapete, è quella di portarvi valore con recensioni il più possibile obiettive e che possano esservi di supporto per l'acquisto. Un acquisto consapevole, come ho detto più volte. Pertanto, se quello che avete visto lo avete anche apprezzato, vi chiedo come sempre di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per far crescere la community. Altri prodotti Xiaomi sono in attesa di essere provati, ma spero di non farvi attendere troppo perché so che i fan di fuori sono tanti, per cui, come sempre, alla prossima!